Nel video scorso abbiamo esplorato un luogo leggendario, un posto talmente inimmaginabile che anche mentre eravamo lì non sembrava reale. Il Salar de Uyuni, il più grande deserto di sale del pianeta, una distesa bianca accecante che scricchiola sotto i piedi, 10.000 km quadrati di sale, ma che cifra è? E a rendere tutto ancora più magico è stato anche il periodo. Siamo alla fine della stagione delle piogge e uno strato d'acqua ricopre ancora il Salar, creando uno specchio. Sembra davvero di camminare tra le nuvole. Mi viene la pelle d'oca se ripenso a quello che abbiamo visto. Ma è arrivato il momento di andare avanti e oggi cambiamo decisamente colore. Dal bianco passiamo al rosso. Ci aspettano banditi, un canyon, delle guide d'eccezione, acquisti importanti, ma anche un brutto spavento notturno. Prima di iniziare questo video che sembra un film western, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, oggi lasciamo la cittadina di Uyuni nel bel mezzo del deserto. Adesso sono le 8 di mattina, fa un bel freddo la mattina perché qua c'è un'escursione importante, infatti i cagnolini se ne stanno belli al sole. Andiamo alla nostra caffetteria preferita qua al mercato, si salgono le scale e si arriva qui dove ci sono diverse caffetterie. Ah, bello pieno! Lasciate le cose pesanti alla caffetteria, adesso vado a prendere i biglietti dell'autobus che dovrebbe partire alle 10 per Tupisa. Ragazzi, c'ho già il fiato cortissimo, quindi prendo i biglietti poi torno per un caffè. Fatto il biglietto in 5 secondi, siamo venuti ieri a prendere informazioni, quindi sapevamo più o meno come funzionava. Costa 9 euro, mannaggia, costa tantissimo in questa zona. 9 euro sono tanti per la Bolivia e per 4 ore di viaggio. Sono tornato vincitore al cafecito. Eccoci, pronto? Buona signora, un caffè per favore, grazie. Che bello sto secchio ragazzi, che bello sto secchio di caffè. È arrivato il nostro mega sganghibus di oggi, bello vecchiotto ma ha 2 piani, ottima cosa direi. Qua accanto c'è anche l'altro, la stazione qua è piccolina, è chiamato il nuovo terminal, ma anche qua ragazzi si confermano le signore che hanno sta voce potentissima. Si carica pure una libreria ragazzi sull'autobus oggi. Siamo più o meno a metà strada, questo paesino si chiama Atocha, siamo circondati ragazzi da un canyon che è una roba pazzesca, il paesaggio qui, qua c'è il binario del treno, non c'è neanche una vera e propria stazione, ci siamo proprio fermati così, una deviazione a lato della strada principale, però qua scende un bel po' di gente, guardate cosa stanno scaricando in questo momento, mamma mia! Che pacconi giganti ci sono qui da scaricare. Anche qui ovviamente piatto tipico chicharrón de llama, quindi il lama fritto. Siamo pronti a tutto ragazzi, fuori c'è lo spettacolo e dentro se magna. Che posti sono ragazzi, un posto incredibile, siamo quasi arrivati. Arrivati a destinazione, recuperato lo zaino, la sta scendendo anche la credenza, ci siamo tutti insomma. Viaggio infinito ragazzi in luoghi veramente paradisiaci
e a un certo punto però c'era una discesa e tu comunque in questi casi tu sai a che ora parti circa più o meno, ma non sai a che ora arrivi. Infatti si è fatto in pratica pomeriggio tardi perché si faceva le discese in prima col freno motore per evitare di distruggere i freni, quindi ci aveva messo comunque una vita. Da questo lato ragazzi si vede che cosa c'è proprio fuori dal paesino, qua tutto attorno è una roba incredibile questo posto. Ma che bel primo impatto ragazzi, qua a Tupiza devo dire che l'atmosfera è proprio bella, ci sono un sacco di mercati da questo lato, è una bella cittadina viva, ci piace molto. Ai ai ai, qua non si scherza con i parcheggi. Un altro, mamma mia, sono cattivissimi. Ma guarda che carrini perriti nel nostro hotel. Sono due, uno piccolo e uno piccolino. Si sale è sempre più su, la nostra camera è bella calda al sole. Va che bel patio, bello giallo, accecante che abbiamo, quindi questa parte è tutta la parte in comune e qui invece abbiamo la stanzetta col bagno finalmente in camera. Era da un po' che non succedeva. Direi di sì, in realtà avevamo visto un altro online, però poi siamo andati lì. Sono furbi, Il prezzo online era in dollari, poi tu vai lì e ti fanno il cambio, non quello ufficiale, quello ma che vogliono loro. È totalmente... questo era totalmente a caso, Sì. quindi abbiamo detto no vabbè cerchiamo ancora, abbiamo trovato questa per 80 bolivianos che sono 8 euro, quindi Buono, ottimo buono. prezzo. In realtà non doveva darci questa stanza, È vero. perché ci aveva detto che ci dava una stanza senza bagno, senza televisore, che costava 80, e invece alla fine ci ha dato questa lo stesso. Ma perché abbiamo un po' contrattato sul numero di notti? Perché Sì. stiamo qualche giorno che vale la pena qua, devo dire, vale veramente la pena. Questo è il bagno. E dai, sono quelli rustici che ci piacciono. La doccia però elettrica, che in genere funziona sempre Ah, perfetta. quanto la adoriamo noi, la doccia elettrica. L'accrocchio che rischi di prendere la corrente, ma almeno l'acqua è calda. Guarda qua, c'è addirittura la cassaforte un po' anni 80. Non è una cassaforte, un po' quadro sfondata. elettrico. Ah, è un quadro elettrico. Sembrava uno di quegli hotel tipo anni 80 con la cassaforte, non si può neanche chiudere, anche qua non metterei più mano. Ragazzi, cosa ti compare? In pratica è la Carmencita, color rosso, che ha fatto all'amore con Orietta, che era grigia. La figlia di Carmencito Orietta. La figlia! Che grigliatazze che si fanno, ci sono addirittura... Cos'è quella? La trucia? Sembra, sì. Sembra una gran trucia enormi ci bella, sono. tutta rosa, con un bel Sì. color rosa. Comunque ragazzi, oggi siamo fortunati perché è giovedì e c'è la feria, cioè in pratica il mercato più grande della settimana, lo fanno soltanto 2 volte e oggi siamo qua, dobbiamo approfittarne per forza, anche se siamo un po' rinco, perché comunque dobbiamo comprare una cosa che è importantissima per il futuro, quindi oggi andiamo alla ricerca di una coperta. Sono anche ricomparsi in gran numero i tuk tuk come taxi per spostarsi. Infatti ci sono le signore che adesso li prendono perché stanno tornando con gli acquisti dal mercato. Il mercato che inizia per strada, quindi qua ci sono già i primi ombrelloni con i vestiti. Hai visto chi c'è anche là? Cosa? Il cagnolino che fa il testimone di Geova. Esa per quanto? 70. Mentre Paolo entra nel negozio per cercare chi cambia dollari, ci hanno detto che c'è qualcuno qui all'angolo. Questa è tutta la piazza che è stata dedicata a frutta e verdura. Ci sono un sacco di pesche in questo periodo, soprattutto pesche bianche e gialle. Ci sono i melograni, guardate che belli che sono, tutti rossissimi. E qua un sacco di pesche e melograni. Così in mezzo alla strada si cambiano i soldi. 720. 80. Gracias. Sempre belli questi cambi così in mezzo alla strada, chiedi alla gente chi è che cambia i soldi ed è quello che vendeva, non so, le cose di Gli plastica, elettrodomestici. le pentole, sì. Cambiava i soldi, ce li ha cambiati così al volo, ci ha dato per $1 9 bolivianos, che è un buon cambio, Che non è devo male. dire, sì. No ragazzi, la famosissima pasta tricolore qui è del tricolore della Bolivia, giustamente. Ma è incredibile. È un altro colore, hai visto? Non è bianca, rossa e verde, ma è gialla, arancina e verdina. Questo verde lo vedo un po'. Questa è quella pasta tipica che compri dei souvenir, no? Quando torni dall'Italia, no? Però c'è anche quella un po', Quella diciamo, l'uovo più giallina. normale. Questa è carina. Qui ragazzi si vendono macchine da cucire fatte in Cina.
Qué lindo, me gusta mucho. ¿Cuántos años tienes una de esas? ¿Cuántos años tienes? ¿Muchos? Wow. Las erano in Cina? Ma che roba qua, ragazzi, è infinito. Non ha fine. Tutte queste ferias in Bolivia sono enormi. Prendiamola questa, ragazzi, perché siamo tutti secchissimi. Appena siamo arrivati qua, proprio tipo si prosciuga qualsiasi cosa. Sì, è asciuttissimo il clima qua. Ma che bella, si chiama crema lecciuga, quindi la crema lattuga che suavisa il cutis, quindi diciamo suavizza la pelle. Ed è fatto in Idrata, Bolivia. si dice. C'è il signor che vuoi vedere. Crema lecciuga, sì. Questa è perfetta per la... Ah, madonna, sono... Secchissimo, Mi sì, sembra qua di il essere- clima è super secco. È come il Salar de Uyuni qua in pratica. Mi sento un salar nella bocca. In pratica abbiamo letto un attimo, si chiama crema lecciuga perché è a base di estratto di lattuga e aloe vera, quindi super idratante. Sempre un sacco di colori i mercati, ragazzi, in Sud America, sempre coloratissimi. Il signore trasporta gli acquisti, ma per qualche strano motivo ha un giubbettino in coreano, credo. Alla fine l'abbiamo comprata la coperta, ragazzi. E che coperta, guarda qua. Delle principesse. Ma è bellissimo, Sì. guarda che roba. È grande 2 piazze, vero? O una piazza e mezza? Sai, 1,5. 1,5, va benissimo, va benissimo. Perfetto. Ma che bella. Dentro ci sono 2 principesse e dall'altro anche un principe a cavallo, forse. Ecco, forse. Bella, bella. Ecco, Bella, bella. Colazione al mercato, stamattina abbiamo preso questa tortazza qua sotto dalla signora e da quest'altra signora stiamo prendendo un bel caffettazzo al solito bello abbondante. Stanotte è successa una roba bizzarra. Sì, allora ci serve il caffettone oggi decisamente perché è stata una nottata difficile, nel senso che alle 4 qualcuno ha provato a entrare nella nostra stanza, ma non stiamo parlando di un ladro perché non è che ha provato il silenzio, stiamo facendo casino, bam 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 con la chiave, gira, rigira. Sono occupato! Ma che cazzo? Sono occupato! E noi a dire occupata la stanza. Insomma alle 4 di mattina ci siamo svegliati con questa bella sorpresa così. E questa persona fuori parlava, sembrava quasi ubriaco, non si capisce se ha sbagliato stanza. Probabilmente aveva sbagliato stanza. Fatto sta che stamattina noi uscendo abbiamo trovato la chiave sua dentro la nostra porta e noi eravamo chiusi dentro. Per fortuna siamo riusciti ad aprirla dopo un po' di fatica, però ecco, ci ha infilato, quindi aveva comunque la chiave. Misteri. L'abbiamo detto quello della reception e la reazione è stata ok. Vabbè. Nessuna reazione. Per fortuna che c'era la catenella. Yo Es trabajo, exactamente el recorrido que hacemos nosotros. yo conozco mucho. He trabajado. Abbiamo parlato 5 minuti col signor Antonio fuori dal mercato che ci ha raccontato un po' di cose, ha detto che adora parlare con i turisti, un filo razzista, poco, però vabbè, un signore molto simpatico. Siamo venuti adesso alla piazza dell'Indipendenza, la piazza centrale di Tupiza. Per fortuna ci sono tutti questi alberi, perché ragazzi da ieri che eravamo in pratica a 3600 metri al Salar de Uyuni è cambiato totalmente il clima, fa un caldo inimmaginabile, il sole spacca le pietre e infatti Angela guarda qua. Pantaloncino, maglietta a maniche corte, siamo passati dai giubbetti, cappellini coi lama, così da un momento all'altro fa caldissimo oggi. Era da un bel po', Era tanto, tipo da... in Colombia forse, Non lo so. che non tiravamo fuori i pantaloncini. Pisa, 36.000 abitanti. 5 verdello in pratica. Esatto, è la città più grande qui nel sud della Bolivia, siamo circa 1 ora e mezza dal confine con l'Argentina. La città viene fondata nel 1500 dagli spagnoli e è un importante punto di passaggio verso il Cile. Però c'è una storia che è legata a questa città e che riguarda 2 famosi banditi statunitensi che dopo aver rubato in moltissime banche, attaccato moltissimi treni, scapparono in Sud America, più precisamente in Argentina.
e si dice che proprio qui a Tupiza vennero uccisi dalla polizia della città che li fermò dopo lunghissime scorribande. Pensate che riuscirono in un solo colpo ad una banca a rubare $60.000 che oggi equivalgono a circa 2,5 milioni di dollari, quindi per farvi capire quanto erano famosi e ricercati questi banditi. Però c'è un mistero, perché qualcuno dice che non siano stati veramente uccisi qui a Tupiza perché non si sa bene chi fossero questi due banditi. Diciamo che la polizia ipotizzò che fossero loro, ma non è certo, quindi dietro c'è anche un bel alone di mistero. Comunque anche il posto fa la sua parte, perché ci sono questi edifici che sanno tipo di Wild West. Questo paesino è fantastico, super caratteristico, e anche la posizione in realtà in mezzo alle montagne, in mezzo ai canyon, sembra proprio il set perfetto di un film di banditi. Ragazzi, abbiamo guardato dentro questa vetrina, abbiamo visto il buffet di insalate e non abbiamo più capito niente. Non abbiamo capito più nulla, ragazzi, siamo passati e abbiamo detto, oh, ok, qua c'è il buffet di insalate. Quando c'è il buffet non si può dire di no. 22 bolivianos costa, che sono 2 euro a testa circa. Sì, ci hanno portato già anche il mais bello cicciotto qua come antipastino, è caldo da mangiare e insalatora con questo caldo è perfetta. Alla TV oggi niente telegiornale, ma i Simpson in spagnolo. Ci sono due usanze che sono particolari e molto carine qui in Bolivia. La prima è che tutti quelli che entrano dicono provecho, provecho, che vuol dire praticamente buon appetito a tutti quelli che stanno mangiando, anche se non si conoscono, così proprio come saluto di passaggio. E la seconda è che ti portano sempre un mezzo panino. Allora qua è mezzo meno un pezzettino perché me ne sono già mangiata un pezzo, però te lo portano sempre. L'ho già ingurgitato. Quello di Paolo è già sparito. Dopo l'insalata fresca è arrivato il brodino bello caldo. E poi, ragazzi, tra le opzioni principali c'era la arvejada, che letteralmente in italiano è la pisellata. Quindi abbiamo preso una bella pisellata. Devo dire che è un bel piatto, bello. Oggi un sacco di verdure, finalmente. Devo dire che dopo il pranzetto ho cominciato a ragionare, ragazzi. Finalmente, si connettono tutti gli organi interni, anche quelli esterni, e adesso stanno comunicando. Cosa sono gli organi esterni, scusa? Le gambe, le braccia. Che ridi? Faceva ridere come espressione. Vabbè, detto questo, ragazzi, ce la sentiamo adesso di prendere. Non parlavo con la signora. Di prendere e andare a visitare cosa c'è qua attorno, perché, ragazzi, il posto è bellissimo. Quando siamo arrivati ieri abbiamo visto quelle montagne. Vediamo se le incrociamo anche adesso, passando all'incrocio. Ci sono montagne ad ogni lato, eccole là. E noi anche dall'altro lato ci andiamo a infilare in un canyon, ragazzi. So che è il momento sbagliatissimo della giornata. Il momento più sbagliato non esiste. Abbiamo un sacco di acqua, però siamo siamo coperti con litri. i cappellini, abbiamo gli ombrellini, quindi siamo preparati al sole. E via, ci buttiamo, ragazzi. Sono circa 6 km. Già in fondo a questa strada si vedono le montagne. Siamo già saliti, tutto bello secco. Adesso passiamo in mezzo alle montagne, da questo lato dove in pratica si apre uno spazio. Noi siamo qua entrambi con gli ombrellini. Veramente forte il sole. Questo è il sentiero che stiamo facendo. Siamo in una parte della cittadina che è ancora in costruzione, non si capisce, un po' abbandonata. Da questo lato si continua, noi andiamo in direzione di quelle montagne nel canyon. Insomma, comunque tosta. Allora, la camminata in sé è abbastanza piatta, però diciamo che il caldo e la sabbia soprattutto non aiutano. Ci siamo infilati adesso, ragazzi. Stiamo in pratica seguendo il letto del fiume, cioè quello che una volta era il fiume, perché adesso è tutto secco. E quindi bienvenidos area protegida municipal. È inevitabile, ragazzi, avere un po' in mente l'Australia in questo momento, perché ci stiamo infilando proprio in questo paesaggio. Ci sono quelle formazioni rocciose da quel lato, fantastiche, ma ne andiamo a vedere anche di più belle adesso. E siamo in questo ambiente così secco e con questo sole che effettivamente ricorda molto l'Australia. Però non ci sono le mosche, che è una grandissima cosa, grandissima cosa. Qua c'è tipo l'isola del cactus, ma sono altissimi, ragazzi, sono 3 metri, almeno 3 metri. Quelli sono ancora più alti. E ci sono anche queste piante, che anche loro sono belle appuntite.
e hanno anche questo sorta di frutto secco giallo. E adesso siamo al cospetto di quella che viene chiamata la Puerta del Diablo, la porta del diavolo. In pratica sono queste due formazioni enormi, molto alte e strette, e in mezzo c'è il passaggio, quindi immagino che sia quella la puerta. Che roba che è impressionante, perché la parete è altissima ma piatta e sembra che qui in mezzo sia caduto proprio un pezzo e ci si può addentrare più dentro per avere la vista su tutte le creste che ci sono dietro. A questo punto passiamo in mezzo e entriamo nella puerta. Siamo stati raggiunti da due amici, uno bianco e uno nero, che sono arrivati adesso anche loro. Da qui si vede ancora meglio questa porta, che poi ha una vista spettacolare su tutto quello che c'è dietro. Comunque interessantissimi sempre i nomi che danno a questi posti, no? La porta del diavolo. Rendono, Rende l'idea, poi la suggestione, poi sei in questo paesaggio qui, qua, fa ancora più effetto. Sembra di essere su Marte. Ma che brava, bravissima. Ecco, copriamo tutti, dai. Copriamo tutti. Il cartello rende, Puerta del Diablo, altezza siamo a 3013 metri. Qui c'è quest'altra mega paretona di roccia stretta da questo lato e bella alta, che sembra essere la continuazione di quello che è la Porta del Diablo, che invece è dall'altro lato. In mezzo però ci passa il fiume, quindi si è portato via tutta questa parte. Paolo l'ho perso, è andato qua dietro, non torna più dove è andato. Ci sono le guide? Le guide qua. Ah, là in alto dove sono? C'è una scala qua, una scala proprio a lato della parete di roccia che è piattissima, e quindi hanno costruito anche una scala per andare su. Tutta la terra qua è rossa. Qua è un po' stretta e scivolosa, eh. I cani sono andati proprio senza nessun problema. Gli umani no dai, più che altro è che è tutto super appuntito, quindi se ti vuoi attaccare da qualche parte devi considerare che ti puoi pungere. Non so dove andare, non Là riesco dove... né scendere né salire. Né scendere né salire! Lì. No, lì in mezzo nel canalino. Qua? Sì, lì. Ma c'è sta pianta pungitora. Ti devi pungere, Angela. Ecco, ci siamo quasi, loro tranquilli, Oddio, dormono. No, vai tu. Spostati che passo. Faccio un ringraziamento, Perché mi ha aiutato alla fine, è rimasta lì, io mi sono appoggiata a lei, sono salita. Ma vuole le coccole proprio. Sì, guarda come si è rotolata Guardala. tutta nella sabbia rossa. Grazie, anche tu, sì. Geloso. Su questa parete di roccia abbiamo letto che ci dovrebbero essere dei petroglifi, cioè delle incisioni, dei segni, figure soprattutto geometriche che sanno rappresentare i vari elementi della natura, che sono state lasciate dalle popolazioni pre-incaiche, quindi prima dell'arrivo degli Inca. Purtroppo non si vede più molto, si vede qualcosina un pochino là in fondo, Lì, forse sì, lì nella parte bassa, però poi hanno anche inciso la roccia scrivendo le iniziali dei nomi, Sì. e quindi mi sa che quello distrae un po'. Questi si leggono sicuramente meglio, purtroppo. E qua? Qua è una roba assurda, ci sono tutti questi pinnacoli che sbucano da sotto Super appuntiti. e ricordano un po' la forma dei cactus in realtà. Stiamo provando a fare una ciotola con una bottiglia di plastica vuota che avevamo, così diamo un po' di acqua anche a loro, poverini, che sono qua con le lingue di fuori. La vedo dura. La vede dura, sarebbe da tagliare in qualche modo. Non abbiamo il coltello. Ce l'abbiamo fatta con le chiavi. Le chiavi della stanza. Abbiamo una ciotola. Un po' d'acqua per tutti. Ecco qua. Ce la fanno? Ce la fanno. Tutti e due con l'acqua. Siamo praticamente sotto queste creste altissime e queste si vede come sono fatte, non è una roccia unica come quella che abbiamo visto prima, ma tutta una serie di rocce attaccate l'una all'altra. Ora capisco perché si chiama così. Mi sembra molto chiaro, ragazzi. Stiamo entrando adesso nella Valle de los Machos. La Valle dei Machos. Evidentemente c'è proprio un riferimento
chiaro a qualcos'altro, Allora come devo sempre. dire, allora, che in Turchia li chiamavano i camini delle fate, molto più Sì, poetico molto anche. più poetico. Qua invece diciamo Sempre che lì. il richiamo è un altro. Sì, la valle Tutt'altra- dell'amore. Un po' più testosterone qua, Ecco, diciamo. qua c'è del testosterone in quantità importantissima. Guarda qua ragazzi, ma che livello siamo qua? È un livello altissimo, siamo a livello dei parchi nazionali più belli che abbiamo visto. Comunque qua chiaramente poco conosciuto, siamo entrati tranquillamente a piedi, senza ingressi, senza controlli, senza niente, siamo noi e la natura spettacolare. E ora andiamo là in mezzo perché c'è l'ultima parte del canyon che si chiama Canyon dell'Inca. Bella cosa l'ombra, eh? Sì, adesso il sole è andato dietro questa parete di roccia, quindi possiamo farcela tutta all'ombra e forse apprezzi ancora di più tutti i dettagli di questi cactus che sbucano qua e là. Mi sa che è questo il canyon dell'Inca, ormai siamo quasi dentro, siamo sempre più tipo a ridosso di queste pareti che vengono giù dritte, si vede il sole là in mezzo che passa e qua invece siamo all'ombra. Oh, quanto ci sta bene adesso. La cosa bella è che comunque tutta la camminata è abbastanza piatta, cioè c'è proprio un dislivello minimo che però comunque è abbastanza facile da fare. Qua sotto ragazzi è comparsa l'acqua. Oh, i nostri cagnolini guide possono bere tutto quello che vogliono. Oh, mi sembra soddisfatto invece. Qui c'è un cartello che dice che volendo il sentiero continua, ma la durata approssimativa è di 5-6 ore e per continuare da qui è necessario coordinarsi con un guardaparco o con una guida turistica e serve un equipaggiamento per una scalata. Quindi in pratica si può arrivare fino a qui tranquillamente in autonomia e qua infatti è finita. Inizia subito la scalata con tutto. Sì, ci sono tutte queste rocce, bisogna arrampicarsi là sopra in pratica per continuare. È splendido. Posso dire che abbiamo fatto una camminata splendida oggi. Sì, davvero inaspettato poi. Guarda, lui è stanco, mi sa. Niente lo ferma ragazzi, niente lo ferma dall'assaggiare l'acqua. Guardalo. È salaticcia? Perché c'è un sacco di tutto questo calcare che è rimasto sotto, perché adesso l'acqua si è un po' ritirata. Qua nelle stagioni delle piogge, quando piove molto, è ancora peggio, perché tutta questa parte ovviamente c'è l'acqua e quindi bisogna anche fare attenzione al percorso che si vuole fare. Qua in giro ci sono un po' di cacche di cavallo belle grosse qua e anche lì, anche là è pieno in realtà. È perché qua si possono fare anche i tour a cavallo. Sì, allora organizzano dei tour che ti portano dal centro fino qui, fino a dove siamo arrivati noi, in pratica si torna indietro perché poi la via è chiusa lì in fondo, però si può fare tranquillamente a piedi, quindi magari lasciamoli in pace questi poveri animali. Un panorama assurdo di fronte a noi ragazzi, ci sono 4 montagne di 4 colori diversi, una grigia qua davanti, poi dietro c'è quella verde, sotto quella rossa e poi quella gialla da quel lato, cioè un panorama incredibile. Mutandaria appesa con vista catodico là in fondo. Super Bellissimo. Sony si chiama la TV. La Super Sony. Che bel nome che ha! E noi siamo qua pronti ragazzi per andare in un altro mondo. Dormiremo pesantissimo dopo le 4 che abbiamo fatto stamattina, Sì. con la gente che cerca di entrarci in camera. Speriamo che non sia Oh, ecco, cosa è successo? succedono cose Non ragazzi. partiamo bene. Succedono no, ma anche Ci qua sono fuori. dei movimenti, delle voci, vabbè, Ma- speriamo che stanotte almeno nessuno provi a entrare. Abbiamo Sono chiuso talmente tutto. stanco che credo non sentirò più niente fra poco. Stanotte non lo senti, mi sa, no? Non lo sentirò. non lo C'è la sentirò. catenella messa, c'è la chiave nella porta, tutto quindi chiuso. più di così niente, vabbè. Va bene ragazzi, è stata una bella giornata anche intensa, ci siamo fatti questo bel trekking qua fuori, devo dire che abbiamo Bello scoperto secco, un bello posto. secco. Sì, ma che posto era? Era proprio Che da posti, banditi, ragazzi. no? Sai quei
banditi di cui posto. parlavamo, che ricercavano. Ci sta che si nascondessero qui tra questi canyon, no? Bellissima Tupiza, non può mancare in un viaggio in Bolivia, ragazzi. Assolutamente sì, bellissimo devo qua. dire di sì, una bella scoperta in questo sud della Bolivia. Va bene ragazzi, detto questo noi ci salutiamo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale, lasciateci un commento, un like, un hype e vi aspettiamo anche su Patreon se vi va. Mettiamo qua il link di Patreon, quindi ragazzi, alla prossima! Abbraccioni! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés